Benvenuti su Korean World. Oggi parliamo di Goldland, il nuovo crime thriller coreano targato Disney Plus che mette insieme lingotti d'oro, contrabbandieri internazionali, debiti, tradimenti e una protagonista disposta a tutto pur di sfuggire a un destino che sembra già scritto. Per certi versi, l'idea di partenza ricorda anche Project Y, il film con Han Soo-hee e Chong Jong-soo, in cui due ragazze trovano una fortuna in lingotti d'oro e vedono in quel tesoro la possibilità di lasciarsi alle spalle un lascito materno di disgrazie che tracciano il presente. Anche Goldland racconta una storia di riscatto attraverso lingotti d'oro, ma lo fa in modo molto più cupo e disperato, trasformando ogni possibilità di fuga in una spirale di menzogne, violenza e avidità. Dietro la serie troviamo nomi importanti, la sceneggiatura è firmata da Hwang Jo-yoon, autore di Old Boy, mentre la regia è affidata a Kim Song-hoon, già dietro Confidential Assignment. Sulla carta sembrava una delle produzioni coreane più ambiziose dell'anno, ma sarà riuscita davvero a mantenere tutte le sue promesse? Prima di scoprirlo, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni dedicate al cinema e alle serie coreane. E soprattutto restate fino alla fine del video, perché oltre a parlare dei punti di forza e dei difetti di Goldland, cercheremo di capire se questa storia di lingotti d'oro, avidità e sopravvivenza riesce davvero a distinguersi nel panorama dei thriller coreani contemporanei o se finisce per perdersi sotto il peso delle proprie ambizioni. Kim Hee-jo, interpretata da Park Bo-young, è cresciuta all'ombra di Goldland, il primo casinò della Corea del Sud, costruito per rilanciare l'economia di una città mineraria abbandonata dopo il crollo dell'industria del carbone. Sua zia, Yo Son-ho, interpretata da Moon Jong-hee, che in realtà è sua madre, aveva perso tutto al casinò e si era sposata con Chol-jung, interpretato da Chong Chin-ho, il proprietario di un banco dei pegni. Lo aveva fatto per saldare i debiti, consegnando se stessa e la piccola Hee-jo come garanzie umane di quell'uomo. Hee-jo era cresciuta in quel banco dei pegni in miseria, sognando di prendere un aereo e sparire. La notte quel posto diventava una bisca e lei si era giurata che non avrebbe mai fatto la fine di sua madre. Da bambina era caduta in una buca all'interno di una miniera abbandonata ed era sopravvissuta grazie all'aiuto di alcune donne del posto. Quel tunnel buio era rimasto dentro di lei come la metafora di tutto ciò da cui voleva fuggire. Da adulta, Hee-jo lavora come agente di controllo doganale all'aeroporto di Yampo. Sta con Lee Dong-kyung, interpretato da Lee Jung-woo, un capitano di aereo incontrato quando faceva la cassiera proprio a Goldland. Costui l'aveva fatta vincere al gioco portandola a viaggiare all'estero. Quella relazione le sembrava il biglietto di sola andata che aveva sempre aspettato. In realtà, Do-kyung è sommerso di debiti con la Yes Money, una società di prestiti gestita dal direttore Park Ho-chol, interpretato da Lee Kwon-soo, che opera per conto del presidente Han Kyo-soo, interpretato da Choi Dong-moo, l'uomo che controlla Goldland. Costui ha legami oscuri con un cartello cambogiano, chiamato Krom-Tom, che ha accumulato illecitamente enormi ricchezze, convertendole in circa 10 tonnellate di lingotti d'oro nascosti all'interno di bare funebri per farle uscire clandestinamente dalla Cambogia, prima che il governo locale possa sequestrare tutto per evasione fiscale. Una delle bare viene scoperta all'aeroporto di Hong Kong, un'altra arriva in Corea. Do-kyung, per cancellare il suo debito di 200 milioni di won, si offre di trasportare quella bara attraverso la dogana e chiede a Hee-jo di farla passare senza controllarne il contenuto. Convinto di trasportare droga dal valore spropositato, decide però di fare il doppio gioco. Invece di consegnarla al presidente Han, chiede in cambio a Ho-chol 1 miliardo di won in contanti. Ho-chol lo investe con la macchina. Hee-jo si ritrova sola sul carro funebre con la bara all'interno e Ho-chol al telefono che le dice che la prenderà prima dell'alba. Butta il telefono dal finestrino e si dirige verso l'unico posto in cui nessuno andrà subito a cercarla, quella miniera buia della sua infanzia. È lì che scopre che nella bara non ci sono droghe, ma 100 lingotti d'oro di 10 kg l'uno, dal valore inestimabile. Do-kyung è sopravvissuto ed è ricoverato in ospedale. Hee-jo seppellisce i lingotti nel tunnel, brucia la bara, ripulisce il carro funebre da ogni traccia e lo riporta nel magazzino abbandonato da cui proveniva. Si licenzia all'aeroporto e torna al banco dei pegni della madre, scoprendo in quel frangente che Seon-ho è malata di cancro in fase terminale. Do-kyung, dal letto d'ospedale, le chiede di tenere segreto il nascondiglio finché non uscirà di prigione, promettendole una nuova vita in Francia. Ma intanto dovrà pagare gli avvocati e ha bisogno che un po' d'oro venga convertito in denaro. In questo frangente ricompare Chang Woo-gi, interpretato da Kim Sun-chol,
un uomo che lavora per la Yes Money e che aveva trasportato la bara assieme a Do-kyung. Woogie conosce Joo da quando erano bambini, era stato lui a chiamare le donne che l'avevano salvata in miniera, e l'ha riconosciuta nel momento in cui è fuggita con i lingotti. Dopo averla trovata al banco dei pegni con un lingotto in mano, le propone un accordo. Fonderà ogni lingotto da 10 kg in pezzi da 1 chilo e li rivenderà alle gioiellerie di tutto il paese, tenendo per sé un terzo del ricavato. Joo accetta e i due coinvolgono un giovane orefice, un So, interpretato da Yoo Yun-so. Nel frattempo il team leader della dogana aeroportuale, Cha Woo-jin, interpretata da Lee Seol, si rivela un personaggio ambiguo. Aveva avuto anche lei una relazione con Do-kyung, che le aveva chiesto di far passare la bara, ma lei aveva rifiutato. Avverte Joo di costruirsi un alibi perché il corrotto detective Kim Jin-man, interpretato da Kim Mi-woon, sta indagando su di lei, ma la sua apparente solidarietà nasconde un interesse personale. Quando capisce che nella bara c'è dell'oro e non della droga, Yoo-jin si avvicina a Joo con l'intenzione di dividersi il bottino, ma la tramortisce, le storce la posizione del nascondiglio e tenta di ucciderla. Godland è una serie con momenti di reale potenza, un cast sopra la media e un'idea centrale solida, ma che nel corso dei suoi 10 episodi fatica a mantenere le promesse dei suoi presupposti. Godland nasce con credenziali di tutto rispetto sulla carta. La sceneggiatura è firmata da Hwang Jo-yeon, il nome dietro Old Boy di Park Chan-wook, mentre la regia è di Kim Song-woon, già autore di Confidential Assignment. Studio Dragon si è occupata della produzione per Disney Plus, che ha commissionato la serie come parte del suo listino coreano di punta per il 2026. Tutto lasciava presagire un crime thriller di spessore, capace di combinare il cinismo morale, che aveva reso Old Boy un'opera di riferimento, con il ritmo e la tensione visiva che il cinema d'azione coreano sa produrre. Il risultato è qualcosa di più complicato, una serie che abbaglia a tratti, poi si perde. Il punto di partenza è sulla carta irresistibile. Godland prende il popolare espediente narrativo dei soldi trovati per caso e lo sostituisce con una bara piena di lingotti d'oro. Non è solo un'astuzia di trama, è una scelta che dice qualcosa sul tono della serie. I lingotti non sono contanti anonimi, sono oro fisico, pesante, visibile, impossibile da occultare facilmente. Richiedono un piano, un'infrastruttura, dei complici. Godland costruisce intorno a questo oggetto un universo di personaggi accomunati da un'avidità che si stratifica, si trasforma e alla fine divora quasi tutti. La tensione nasce da una catena di cattive decisioni. Ogni scelta di Joo produce nuovi problemi e la serie punta più sulla pressione psicologica che sullo spettacolo, lasciando lo spettatore in uno stato di costante inquietudine man mano che le cose si aggravano. Questa è la forza maggiore della serie nelle sue fasi centrali. Ed è anche l'intuizione narrativa più onesta che Hwang Jo-yeon abbia tradotto in sceneggiatura. Il denaro non corrompe le persone, rivela ciò che già sono. Joo, prima di scoprire i lingotti, era già intrappolata in una vita che non aveva scelto. L'oro non la trasforma, le offre per la prima volta la possibilità di essere l'agente della propria storia, invece di una pedina in quella degli altri. E lei la coglie, a qualsiasi costo. Questa lettura del personaggio è ciò che rende la serie più interessante di quanto il suo genere potrebbe suggerire, e ciò che la distingue da un semplice thriller di inseguimento. Park Bo-young si cala in un ruolo radicalmente diverso da quelli che l'hanno resa famosa, abbandonando la sua immagine luminosa per qualcosa di molto più grezzo e sfumato. Interpreta una donna che viene progressivamente consumata dall'ansia di riscatto, e questo è uno dei punti di forza più solidi dell'intera serie. Il risultato è una performance che riesce a fare la cosa più difficile in un crime thriller con una protagonista moralmente compromessa. Non si tratta di un personaggio che il pubblico deve sostenere incondizionatamente, ruba, favorisce la violenza, antepone l'oro alle persone che l'amano. Eppure Park Bo-young riesce a mantenerla umana, lo spettatore capisce ogni sua scelta anche quando non può approvarla, e questa tensione tra comprensione e condanna è il terreno su cui la serie davvero vive. È una distinzione sottile ma essenziale, non si tratta di giustificare Joo, ma di renderla comprensibile. Kim Sun-chol, nel ruolo di Woogie, è la carta jolly migliore di Godland. Moralmente ambiguo, è dotato di un umorismo involontario nei momenti peggiori, ed è in grado di costruire con la protagonista una chimica genuina, più convincente di quella con il presunto interesse amoroso. Il personaggio di Woogie è narrativamente il più riuscito perché incorpora in sé la contraddizione fondamentale della serie. È un uomo che fa cose orribili per ragioni comprensibili, che ha un legame autentico con i Joo risalente all'infanzia e che non sa mai fino in fondo se fidarsi o no. Tuttavia è molto più affidabile della stessa Joo,
più interessata ad uscire fuori dalla sua condizione che a rimembrare i vecchi tempi. Il rapporto tra Joe e Woogie è in realtà il cuore emotivo della serie, più di qualsiasi altra relazione. I due si conoscono dall'infanzia e questa radice comune crea tra loro un legame che non è né amicizia né fiducia, ma qualcosa di più complesso, una dipendenza reciproca fondata sull'interesse che continua a sopravvivere ai tradimenti. Lui la minaccia con una pistola, a salve scopriremo poi. Lei lo minaccia a sua volta in miniera, quando scopre la quantità reale dei lingotti. Entrambi si tradiscono, entrambi si salvano. Il gioco dell'impro-stop, che ritorna come flashback nell'episodio 8, quando Joe sfonda con la macchina il capanno dove stanno per maciullare Woogie, ricordando un gioco di quando erano bambini in cui nessuno lo aveva mai liberato, è uno dei pochi momenti in cui la serie si concede una vera risonanza emotiva senza doverla spiegare. Lee Kwang-soo, nei panni di Chol, è imprevedibile esattamente nella misura in cui Goldland ha bisogno. Si cala in un ruolo oscuro, con una trasformazione fisica tale da renderlo irriconoscibile. Il risultato è un antagonista che nei primi episodi funziona molto bene come forza caotica e imprevedibile. Tuttavia, nella seconda metà della serie, la motivazione del personaggio si assottiglia fino a ridursi a una minaccia da cartone animato, quando un antagonista più stratificato avrebbe potuto far atterrare il finale con un maggiore impatto. Il problema non è Lee Kwang-soo, la cui prova rimane vivida, è che la sceneggiatura smette di interessarsi a lui come persona e lo riduce a ostacolo meccanico. Lo stesso vale in misura diversa per quasi tutti i personaggi secondari. Kim Jin-man, il detective corrotto interpretato da Kim Mi-woon, è quello che subisce la trasformazione narrativa più radicale. Passa dall'essere una minaccia attiva per Iju all'essere il suo unico alleato quando scopre di essere suo padre. Questa rivelazione è potenzialmente la più emotivamente carica di tutta la serie, ma il tempo dedicato a svilupparla è insufficiente. Il fatto che Jin-man abbia lavorato per anni per paura che questi facesse del male a Son-ho, la donna che amava, e che abbia poi vissuto per decenni nell'impossibilità di rivendicare la figlia che non sapeva neanche di avere, è materiale di prim'ordine. Ma la serie lo tratta in modo affrettato, come se avesse paura di rallentare per esplorare una dimensione sentimentale in un racconto che si pone come freddo e cinico. Il risultato è che il sacrificio finale di Jin-man ha un impatto emotivo inferiore a quello che avrebbe potuto avere. Do-kyung è il personaggio più ambiguo e meno risolto. Il dramma oscilla continuamente tra il dipingerlo come un uomo opportunista che usa i Joe come tutti gli altri e il renderlo un amante sincero tramite il bonifico dei soldi nell'ultimo atto, senza approfondire né l'uno né l'altro aspetto. La sua malcelata avidità mal si concilia col suo interesse mai giustificato verso i Joe. Questa vaghezza è un limite della scrittura che nessuna performance, per quanto competente, può compensare del tutto. Infine c'è il personaggio di Eugene, che riserva sì sorprese, ma compensate da un'ingenuità disarmante, non si preoccupa delle conseguenze delle proprie azioni e agisce senza riflettere. Al personaggio più scaltro della serie si poteva evitare di appioppare scivoloni così esiziali. Il regista Kim Sung-won privilegia la narrazione lenta, lasciando ai personaggi lo spazio per esprimere i propri conflitti interni e costruire un'immagine potente. La serie è più incentrata sulla costruzione dell'atmosfera che sull'azione frenetica, il che la rende più simile a un dramma psicologico che a un thriller convenzionale. Questa scelta stilistica è coerente e in alcuni episodi, in particolare i centrali, dal quarto al sesto, produce una tensione genuina e sostenuta. Tuttavia non mancano esplosioni di violenza incontrollata che mantengono la serie su un registro cinematografico piuttosto che televisivo. A renderla ancorata alle logiche del K-drama è piuttosto l'immancabile agnizione per cui ladro e poliziotto finiscono con lo scoprire di essere biologicamente legati. La struttura del finale è quella di un epilogo aperto. Ijo è sopravvissuta, ha protetto i lingotti, ha iniziato una nuova vita in Francia. La reunion con Woogie rivela che il loro rapporto non si è reciso, ma l'ultima inquadratura introduce un personaggio che la sta cercando, lasciando aperta la possibilità di un seguito. Ci sono pertanto elementi chiaramente pensati per una seconda stagione, a maggior ragione se il titolo, per quanto allusivo ai lingotti d'oro, prende il nome da un casinò quasi mai nemmeno inquadrato, se non da lontano, durante la sigla iniziale. Questo tipo di finale aperto è una scelta legittima in un panorama seriale che ragiona per franchise, ma lascia la sensazione che la serie non abbia avuto il coraggio di chiudere davvero i suoi conti. La cosa più interessante di Goldland, in definitiva, è che è una serie su una donna che sceglie l'oro invece delle persone e che non viene punita per questo. Il cinema e la televisione ci hanno abituati a un determinato contratto morale.
Chi fa le scelte sbagliate paga e il finale ristabilisce l'ordine. Goldland si rifiuta di firmare quel contratto. Iju mente, manipola, dà l'ordine di uccidere un uomo e alla fine è in Francia con i soldi. Non è un elogio né una condanna, è una constatazione, quella stessa che la serie mette in bocca a Wookie quando dice che i soldi non servono solo a fare ciò che vuoi, ma soprattutto a evitare di fare ciò che non vuoi. In un paese dove il casino è nato per risollevare un'economia morente e ha invece distrutto le famiglie di chi ci vive intorno, dove i detective lavorano per gli strozzini e gli strozzini lavorano per i contrabbandieri internazionali, l'idea che il sistema premi la virtù è già una bugia. Iju lo sa da quando aveva 10 anni. Goldland ha il merito di prenderla sul serio. E voi cosa ne pensate di Goldland? Vi ha convinto il percorso di Iju? Oppure avreste preferito un finale diverso? E soprattutto, secondo voi la serie merita una seconda stagione oppure la storia avrebbe dovuto chiudersi qui? Scrivetemelo nei commenti, sono curioso di leggere le vostre opinioni e di confrontarmi con voi su una delle serie coreane più discusse dell'anno. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, è un gesto semplice ma aiuta davvero tantissimo il canale a crescere e a raggiungere altri appassionati di cinema e serie TV coreane. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni, approfondimenti e consigli di visione dedicati al meglio del cinema e della serialità coreana. Grazie per aver guardato il video fino a qui e per il tempo che avete dedicato al canale. Noi ci vediamo molto presto con una nuova recensione. Ciao a tutti!